Dottoressa Elisabetta Angelini, medico chirurgo, specialista in oncologia, master di secondo livello in PNEI, master anche in medicine non convenzionali, tecniche complementari e bionutrizione. Bioterapia nutrizionale. Bioterapia nutrizionale. Non è un master, è stato comunque un corso che ho fatto con la dottoressa Arcari Morini, con la quale ho imparato a gestire gli alimenti per le varie patologie, perché lei ci ha insegnato quali sono i principi farmacologici di tutti gli alimenti e la differenza fra l'alimento cotto o l'alimento crudo che entra all'interno dell'organismo. Buongiorno innanzitutto, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te di essere venuta al mio podcast. Ti spiego un po' qual è il concetto di questo format. Allora, io ho voluto avviare un format, un portale di divulgazione molto approfondito, infatti nessun episodio è mai durato meno di 40 minuti, un po' per scacciare anche la comunicazione veloce, secondo me molto tossica, dei reel super rapidi dei social. Ma anche perché, se posso fare una piccola premessa, e purtroppo c'è questo brutto vizio, ma c'è da dire che soprattutto la medicina non è un gioco a quiz, quindi non è che si può fare una domanda spot: ho questo, che cosa faccio? Oppure mi telefonano i pazienti, dottoressa, ho questo sintomo, questa cosa, che prendo? Non sapendo magari chi è, chi non è questa persona e che cosa fa. Scusa l'inciso, non so. No, è utile perché il podcast si chiama Peso le parole e parla proprio di questo, e quindi ecco, fare una divulgazione più consapevole, ma secondo me il vero valore aggiunto di questo format è il fatto di essere sempre in due. Quindi io sì, mi occupo di esercizio fisico e sono un laureando in nutrizione, però la cosa secondo me molto interessante è avere sempre un rimbalzo di informazioni, perché io poi porto a voi anche informazioni dette dagli altri specialisti che sono stati ospiti, e lo spettatore, se segue sempre il podcast e gli episodi, colleziona informazioni diverse che possono essere anche contrastanti, perché secondo me è sano, ma si orienta meglio anche comprendendo il fatto che nessuno di noi è un guru con la verità assoluta. Sì. Cosa che invece promuovono i social. Ognuno ha la soluzione definitiva e ognuno ti terrorizza, ti allerta sul fatto che se mangerai quella cosa ti verrà l'Alzheimer dopodomani. Non è così, chiaramente. E quindi peso le parole. Perfetto. Da dove è partita la tua passione per la medicina? Da quando ero bambina. Proprio penso che non ho mai pensato di fare qualcos'altro, o meglio, ho vagato fra l'archeologia e la fisica, ma poi dopo sono rientrata nei vecchi canoni, e quindi ho iniziato, ero molto appassionata a come funzionava il corpo umano, a come, il perché accadevano determinate reazioni o determinate patologie, e quindi ho iniziato a studiare medicina. Da lì poi, per una serie di eventi quasi fortuiti, anche se non esiste la casualità secondo me nella vita, e alla fine mi sono ritrovata sempre in ambienti oncologici e ho preso la specializzazione in oncologia. Ho poi avuto una grossa delusione, perché io ho fatto oncologia con l'idea di fare prevenzione oncologica più che terapia, e invece mi ero ritrovata a dover fare semplicemente le terapie dell'ospedaliere, e a quel punto mi sono interessata anche ad altre medicine complementari, tant'è che adesso io faccio oncologia integrata. In più mi interesso anche di alimentazione, di prevenzione oncologica, attraverso il cercare di abbassare l'infiammazione, di cui poi parleremo dopo sicuramente. Perché secondo te l'ambito della prevenzione, quindi la popolazione che non è ancora nei criteri, nei marker patologici, è così scissa dalla medicina tradizionale? Perché temo che ci sia un grosso equivoco, questo poi è un mio pensiero chiaramente, perché quando si parla di prevenzione oncologica si pensa subito alla ricerca strumentale di un'eventuale patologia, tipo mammografia, colonoscopia, eccetera. Quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce. La vera prevenzione non te la insegna nessuno, e questo è il dramma, perché nessuno ti dice che per
evitare di avere qualsiasi patologia, non soltanto un tumore, poi chiaramente io parlo del mio campo, e per evitare di arrivare ad avere un tumore c'è tutta una scaletta che vari step che l'organismo passa fino ad arrivare a questo, fino ad arrivare chiaramente alla patologia massima, che è chiaramente il tumore in questo caso, o l'infarto, perché chiaramente l'infarto, il tumore, tutte le patologie hanno comunque una radice comune, che è l'infiammazione, e nessuno mette mai l'indice, nessuno mette mai in evidenza questa problematica, che è fondamentale invece. Oppure, sempre in ambito peso le parole, si fa una prevenzione che comunque è, appunto, come dicevo prima, è terrorismo, quindi sì, anche. Mentre la prevenzione noi sappiamo bene che deve passare da meccanismi, linguaggi e metodologie che integrano anche il benessere psicologico. Quindi la persona che si accanisce in uno strumento preventivo, che sia plausibile o no, con il terrore che devo mangiare così, devo fare questo. No, assolutamente. Questo non è. No, io non intendevo questo chiaramente. No, lo so, figurati, ti conosco. Ecco, e quindi però è chiaro che vanno comunque seguite determinate linee. Un vecchio professore che io ho conosciuto e a cui devo molto per alcune scelte che poi ho fatto, diceva che per poter riportare l'organismo ad un determinato equilibrio bisogna ridare il ritmo alle cellule, perché quando le cellule perdono il ritmo, ecco lì che si sfocia poi a lungo andare nella patologia. E questo è interessante anche in ambito di stress, ma anche in ambito darwiniano, perché io all'università rimasi illuminato dal fatto che il sunto, la tesi più importante di Darwin per il mondo biologico non è quella evoluzionistica, ma quella dell'irritabilità e del combattere per la sopravvivenza. Cioè la sua tesi sta prendendo sempre più veridicità, che se noi smettiamo di combattere per la sopravvivenza ci estingueremo. E questo succede anche nel discorso di stress che ci appassiona tanto. Cioè lo stress è una cosa positiva e viene modulata. Se noi non abbiamo stimoli irritanti e stressogeni, ci ammaliamo. La cosa che fa più prevenzione, no? È quella di riceverli e modularli al meglio. Esatto. Perché come sai bene esiste l'eustress e il distress. Chiaramente quando sfociamo nel distress ecco lì che abbiamo perso tutti i ritmi dell'organismo, tutti i ritmi proprio circadiani, se vogliamo, e da lì parte tutto un discorso molto più ampio. E tra l'altro tu sei, te lo dico con stima, sei una delle figure mediche tra i medici con cui ho collaborato che mi ha fatto crescere di più. Grazie. Ma ti faccio anche ridere, perché insomma sono arrivati pazienti molto molto problematici, challenging, perché ecco, questa è una cosa che voglio dire, ma dirò anche in altri episodi che verranno pubblicati in relazione all'esercizio motorio, che poi approfondiamo dopo. Però magari alcune persone vedendo l'episodio dicono: ma che tu ti metti a lavorare sugli oncologici? E dico in tua presenza che tu sai bene come il sistema sanitario nazionale abbandona queste persone completamente, purtroppo. Perché che cosa succede? Ci spetta fisioterapia se non siamo autonomi in seguito a una patologia, un'operazione eccetera. Una volta che vengono ritenuti autonomi i soggetti, riescono ad andare in bagno a fare funzioni base quotidiane, non è previsto un rinforzo, una ginnastica preventiva. Poi purtroppo vanno nelle palestre, nei centri sportivi, e anche lì c'è una grandissima sovrapposizione tra sport e ginnastica per la salute, in attesa che gli AMPA, i kinesiologi che fanno attività motoria preventiva adattata, abbiano spazio nelle famose palestre della salute. Vedremo che succederà negli anni. E poi c'è un altro aneddoto che mi interessa, che mi hai raccontato. Parliamo di fiducia verso la classe medica. Qual è la tua esperienza? No, la mia esperienza è questa qui, che qui si tratta sia di fiducia nel discorso della classe medica, quindi anche di avere una mente aperta per capire l'evoluzione di determinate patologie, ma anche perché all'epoca, quando è successo questo episodio, determinate cose non si conoscevano ancora. Io ho raccontato che mio padre, nel lontano 67-68,
lui fisico perfetto, atletico non perché faceva sport, perché aveva sempre lavorato, e a un certo punto ha cominciato ad avere una fibrillazione atriale. Ha girato tutti i medici dell'epoca e tutti gli hanno detto che sarebbe morto da lì a pochi mesi. Quindi ha cambiato lavoro, ha praticamente sconvolto la sua vita lavorativa, la sua esistenza. Abbiamo avuto probabilmente anche dei problemi, io ero piccola ma non me lo ricordo molto in quel periodo, sapevo che entrava e usciva dall'ospedale, e poi alla fine mio padre è morto a 86 anni e quindi all'epoca tutti dicevano, avrebbero detto, no, gli hanno detto che non sarebbe sopravvissuto fino a un anno. Quindi bisogna stare anche molto attenti quando si dicono determinate cose ai pazienti, soprattutto in situazioni dove ancora non si conoscono bene le conseguenze, non si conoscono bene l'evoluzione delle varie patologie. Io ci ho messo un po' a collocare bene le informazioni taglienti dei tuoi colleghi, perché ho capito proprio, ma perché alcune persone l'hanno anche ammesso, che voi avete finestre di tempo brevissime per spiegare le cose, a volte con persone estremamente poco ricettive. Quindi non solo l'informazione viene interpretata, fa 2000 giri nella testa di quel paziente, ma avete un minuto per dirgli quella cosa. Aspetta, però questo succede negli ambiti, come si dice, negli ambiti ufficiali, in ospedale, in queste strutture qui, o nelle grandi strutture? Sono d'accordo, però è la stragrande maggioranza dei casi, no? Sì, è la stragrande maggioranza dei casi, perché poi dopo sta anche la sensibilità del paziente. Per esempio nel nostro studio, nel mio studio e quello dei miei soci, diciamo, quello che noi diciamo a tutti i medici che vengono, o anche operatori e cose del genere, prenditi 10 minuti in più. A me non mi interessa che tu col paziente ogni quarto d'ora mi vedi un paziente, ma mi interessa che quel paziente esca con ben chiaro qual è il suo percorso e quello che deve fare. Sì, non succede spesso. Cioè, tu lo so che lavori così, ma non succede spesso, ti dico, perché io nel mio storico ho preso tante arrabbiature per una persona che veniva e mi diceva: guarda che il medico mi ha detto che io devo fare questo. E io dicevo sì, perché ha dovuto fare una sintesi esplicativa, ma tu devi fare A, B, C, D, e se gli avessi detto che tu dormi così, fai cos'ha, ti è successo quest'altro, ti avrebbe detto tutt'altro. E le persone giustamente mi dicono: ma quello è medico, tu fai ginnastica. E io gli dico: guarda, sentilo, prova a dirgli questa cosa, se vuoi ci parlo io. E ovviamente poi: che bello, ma dai, ma tu dove lavori? Come ci siamo conosciuti io e te, no? Però c'è un po' la cosa che sicuramente le informazioni date da medici non sono sempre facili da assimilare per la popolazione media. Ma anche perché c'è da dire un'altra cosa, che non sempre i medici collaborano con gli altri colleghi o con persone come personal trainer, come persone che hanno altre figure. Invece un paziente andrebbe valutato e visto a 360 gradi, a mio avviso, e quindi per questo io ti chiamo spesso, ti ho mandato pazienti o cose, perché comunque soltanto un lavoro integrato può veramente fare la differenza su una persona. Prima che arriviamo a parlare proprio di prevenzione in relazione magari anche all'esercizio, che mi interessa molto, ci spieghi il termine PNEI? PNEI significa psiconeuroimmunoendocrinologia, parolona enorme, che vuol dire che finalmente si sono accorti che comunque la psiche, la parte neurologica, l'endocrinologia e il sistema immunitario collaborano e cooperano fra di loro. E quindi la PNEI è quello studio che mette in relazione tutti questi aspetti dell'organismo, e quindi da lì viene fuori chiaramente diciamo una conoscenza più completa dell'essere umano, dell'organismo. Un lavoro integrato chiaramente, e da qui si capisce che non è che il paziente è un fegato, un polmone oppure un problema tiroideo. Il paziente è tutto questo e alla fine va integrato e va comunque vissuto in maniera completamente differente. Non so se ho spiegato bene il concetto. Ho cercato di non usare termini medici, ma molto più... Sempre in tema di comunicazione, no? La PNEI, sai che tanta bibliografia che c'è sulla PNEI spesso è anche
evidence based però in termini statistici e di correlazioni. Sì. E ci sono alcuni tuoi colleghi che questa cosa la vedono come se fosse meno scientifica. Cioè tutto quello che è PNEI per alcuni medici, non tutti, perché ne sto beccando tanti che si stanno evolvendo abbastanza, però ci sono alcuni che ancora sono rigidi, che dicono sì vabbè ma quella è una correlazione casuale, vai a capire che è successo, ti pare che... mi era successo per esempio, avevo visto un'intervista di uno specialista in endocrinologia che aveva fatto vedere dei dati interessanti sull'endometriosi. Mhm. E aveva visto che tantissimi casi, ma la percentuale era altissima, di ragazze che sono andate incontro a endometriosi avevano certi tratti comuni nel loro storico. Ora non sto a dire perché l'informazione era pesante. E ne ho parlato con un altro endocrinologo che conosco personalmente e si è irrigidito subito, ha detto sì vabbè ma sono cose a caso. Aspetta, però se su 130 persone hanno tutte in comune, tutte, il 96% per dire, hanno tutte in comune quella cosa, magari è rilevante. Perché alcuni quel tipo di pubblicazione scientifica la vedono male? Ma probabilmente non è che la vedono male, probabilmente non gli interessa approfondire determinati argomenti. Perché, per esempio, io quando ho fatto il corso di PNEI mi capitò degli articoli, perché io lo feci proprio chiaramente sul mio campo, sull'oncologia e quindi sui pazienti oncologici, no? E mi sono capitati degli articoli, e sto parlando del 2011, 2010, 2009, un articolo proprio del 2010, che avevano scoperto che lo stress, l'ansia, la paura slatentizzava un gene che portava al tumore. Quindi che cosa c'è di più scientifico di questo? Che io dal punto di vista psicologico ho paura, ho l'ansia, ho uno stress micidiale e l'organismo in che modo mi risponde? Slatentizzando un gene che mi può portare ad avere un tumore. E c'ho ancora l'articolo, adesso non ricordo dove l'ho messo, ma questo significa che questo è l'anello, che queste cose sono collegate, ma basta studiare, basta leggere, basta approfondire gli argomenti, ma non tutti i medici sono purtroppo dell'idea di farlo. Non sono forse curiosi? Non lo so questo. Ma questo forse è perché poi appunto per approfondire serve un altro professionista e quindi sono reticenti alla multidisciplinarietà forse? Ma allora guarda, oggi c'è sta PubMed e quindi andando su PubMed trovi di tutto e di più, non hai bisogno di un altro. Certo, se non hai tempo e hai qualcuno che comunque... No, io dico per applicarlo però. Ah, per applicarlo, Ti faccio un esempio. certo. Correlazione ormai stravalidata, depressione e osteoporosi. Ok? Quindi troviamo un reumatologo, un ortopedico, eccetera, che dice cacchio, fondamentalmente la prima causa di osteoporosi è diventata la depressione o comunque stress cronico ricorrente, eccetera, eccetera. Magari devo iniziare a fare multidisciplinarietà con un altro tipo di figura. Rifiutando questo tipo di approccio lavorativo, a quel punto si esclude anche l'informazione scientifica. Può essere. Quello sicuramente. Anche perché, torno a ripetere, io non posso fare tutto, non sono una tuttologa, io mi interesso del mio campo e cerco delle persone, perché ridi? No, perché ti fa molto onore, ma ne sento tanti che sono tuttologissimi. Cerco delle persone e delle figure che mi possono affiancare nel cercare di risolvere il problema a quel paziente. Perché quel paziente che viene da me per un problema, diciamo, oncologico e poi magari non ha metastasi ossee ma ha dolori alla schiena e io non è che gli posso soltanto dare la pasticchetta, cerco in qualche modo di fargli risolvere il problema in maniera più naturale possibile, quindi mandandolo da te con degli esercizi, con delle cose particolari, poi sapendo tu quello che fai. Io t'ho cercato alla fine perché ci siamo conosciuti al corso di formazione, qual era il corso di formazione permanente, e da lì ho visto che facevi delle cose diverse da altre persone e quindi a quel punto ho detto perfetto, cominciamo a collaborare perché... Che bello, grazie, questa è una bella pubblicità da dire pubblicamente. Allora guarda, parliamo allora di prevenzione.
Ok. Io te la butto lì perché lo so che c'ho sta verità dentro supportata da 1000 pubblicazioni e quindi mi piace dirlo. Allora, ormai è ufficiale che l'attività motoria dimezza il rischio di almeno 13 tumori. Ma mica solo 13 tumori. Però questo è proprio quello super super validato, stravalidato. Poi ovviamente si sa che adesso è lo strumento più preventivo in assoluto. Ti dico un mio pensiero. Dai. In realtà è molto di più. Perché? Perché tutte le indagini fatte sono ancora vittime della sovrapposizione tra attività sportiva e esercizio per la salute. Certo. Quindi di quella popolazione che ha avuto prevenzione tramite l'esercizio motorio, in realtà ce ne sono molto di più, perché quelli che sono stati esclusi magari dalle indagini, magari facevano uno sport che non aveva i criteri idonei a dare un effetto positivo sulla salute. Ok. Perché no, tu penso che ormai l'hai imparato anche te, attività sportiva non vuol dire prevenzione per la salute. No. Ci sono nelle attività sportive diverse cose che si sovrappongono come benefici, però ogni attività sportiva ha una piccola parte di benefici che è in comune anche con l'esercizio per la salute, ma lo sport in toto non può definirsi preventivo per la salute. Assolutamente no. A parte l'esercizio, che magari poi dico qualcosina anch'io, raccontiamo qualcosa di pazienti condivisi, tu come la definisci la prevenzione ideale a livello oncologico? Allora, si parla di prevenzione ideale su pazienti che non hanno evidenza di malattia e non hanno malattia, chiaramente. La prevenzione ideale non è fare soltanto, chiaramente quelle vanno fatte, le indagini di diagnosi precoce, quelle va comunque fatto, perché è chiaro, se un paziente viene da me e mi dice voglio fare prevenzione, io devo accettarmi che sto facendo vera prevenzione e non sto curando un tumore senza rendermene conto. Quindi è chiaro che devo comunque fargli fare tutta una serie di indagini, analisi del sangue, tutto quanto, dopodiché possiamo iniziare con il percorso della prevenzione. La vera prevenzione è abbassare l'infiammazione, perché l'infiammazione può portare a lungo andare, come forse non so se l'ho detto prima perché parlando, porta a lungo andare al tumore. Tanto che si è visto, ci sono stati degli studiosi, per esempio Virchow nel 1863, facendo delle indagini sul tumore, scoprì che c'erano tantissime cellule della nostra difesa, i cosiddetti leucociti, che stavano intorno al tumore, e lui suggerì che questo significava che l'origine del tumore avveniva in siti di infiammazione cronica. Quindi un'infiammazione cronica lasciata a se stessa può portare a una patologia. Non solo, ma nell'89 il chirurgo Paget, che poi è entrato nella storia perché è quello che ha definito il tumore di Paget alla mammella, quindi questo nome è un po' particolare, pubblicò su The Lancet, che all'epoca ancora c'era, che già c'era, che non è proprio un giornalino, non è una cosa così, un articolo interessantissimo che chiamò il seme e la terra, e suggerisce che le cellule tumorali, per crescere e dare metastasi, hanno bisogno di un terreno fertile. Me lo ricordo perché alla fine citò Pasteur. Esatto, su cui far crescere i cosiddetti loro semi, proprio come fanno le piante. E quindi anche oggi si è scoperto che se all'interno e nell'ambiente soprattutto nell'ambiente circostante del tumore, se non ci sono i fattori infiammatori, il tumore non si sviluppa. E allora, per non far sviluppare i fattori infiammatori, cos'è che sviluppa il fattore infiammatorio? Stress, ansia, alimentazione non corretta, mancanza di attività fisica, depressione e quant'altro. E quelli è tutto terreno fertile su cui a lungo andare, perché non è una cosa immediata, è chiaro, la patologia poi si può instaurare. Io immagino sempre come arrivano le informazioni, voglio dire una cosa e dimmi se la dico correttamente. Ovviamente tutti noi abbiamo un indice infiammatorio di base. Sì, quello purtroppo sì. Quello di cui parli tu è fare in modo che questo indice infiammatorio di base non arrivi a creare ambienti idonei a sindromi croniche e patologie. Giusto? Sì, esatto. Però tutti noi abbiamo una nostra infiammazione di base. E per questo il discorso della prevenzione reale è questa, e cercare di abbassare questo indice infiammatorio di base. Io mi avvalgo di alcune apparecchiature biomedicali che mi fanno valutare se c'è questo indice infiammatorio, e c'è,
quasi su tutti. Ci sono delle persone ultimamente che ce l'hanno molto ridotto, però c'è su tutti questo indice infiammatorio che mi permettono di capire quanto è l'estensione, diciamo, di quanto questo indice infiammatorio, il grado, diciamo, di infiammazione che hanno, dove è localizzato, e questo mi permette poi di mettere in atto tutta una serie di come si dice, no, di protocolli, è brutto parlare di protocolli, strumenti, no, tutta una serie di input, diciamo, tutta una serie anche di consigli da dare al paziente affinché questo regredisca. E poi io nel tempo continuo a fare questi test a distanza di 3 mesi, 2 mesi, a seconda di quello che dobbiamo raggiungere, e vedere se questo indice infiammatorio si abbassa. Che poi ho imparato anche insieme a te che ci sono anche molte specifiche individuali, no? Per esempio i 3 strumenti, secondo me, poi mi direi tu quello che pensi, a parte la sfera psicologica e il benessere mentale, no? Nel quotidiano il discorso di nutrimento, movimento spontaneo, ma anche respiro. Sì, fondamentale anche quello. Ti racconto un aneddoto. Pochi giorni fa mi ha chiamato una cliente che ho seguito in passato, che abita lontano da Roma, che adesso ha un suo personal trainer, e lei gli diceva: ma lo sai che poi quando noi espiriamo questa anidride carbonica è lì che va via il grasso? E lui ha sgranato gli occhi e ha detto: ma che dici? Ma chi te l'ha detta questa cosa, eccetera. Gli ho dovuto andare a prendere i papers e ho detto: guarda, sì, cioè non è che respirare fa dimagrire, certo. ma quando tu perdi questi 3 kg di grasso, se sono persi in maniera fisiologica e sana, quasi il 90% viene espulso come anidride carbonica che noi espiriamo. Voglio dire, si studia al libro di biologia delle elementari che noi espiriamo le tossine con l'anidride carbonica. Quindi anche là si è visto che la qualità respiratoria, sia come meccanica del respiro, sia come qualità circolatoria di scambio tra tossine e nutrimento, e sia appunto come espulsione delle tossine, è abbastanza determinante. Certo. No, ti spingo a dire questa cosa perché ogni volta che ne parlo sembra una cosa lontano dalla medicina attuale. Poi respiro è il parametro con il quale noi valutiamo spesso il respiro, è la variabilità cardiaca, la variabilità del battito, no? E io cacchio, ne parlo con te, ne parlo con altri, però si fa fatica. C'è gente che ti guarda come un santone. Se scrivi su PubMed heart rate variability escono 23.000 pubblicazioni. Sì, è vero. Cioè non ne escono 15. Anche in cardiologia, già l'ho detto in un altro episodio, il giornale Cardiologia Italiano ha usato la variabilità cardiaca come strumento preventivo per l'infarto. Vai da un cardiologo qualunque, non dice no, ma non sa di che stiamo parlando. Un conto poi che lo dico io, un conto è quello dice un oncologa con 1000 master. Esagerato, 2 masterini così. Niente di che. Quindi sì, scusami se insisto, però lo trovo, cioè dà tanto valore il fatto che queste cose vengono condivise con personale di riferimento, ecco. No, ma comunque non è facile far passare questi messaggi. Nel mio studio ci sono vari specialisti, ancora non hanno capito che faccio. Fino a che non li prendo, non li metto lì, non gli faccio il test, non gli vedo queste cose, non parliamo, ma parlare così a voce, ti guardano, ti dicono sì, va bene, ma o forse io non glielo spiego bene, può darsi pure quello, non lo so. Però il problema è che veramente c'è il cardiologo che adesso ho intenzione di prenderlo e fargli tutti i test per fargli capire quanto è importante fare questo discorso, un certo tipo di prevenzione, un certo tipo di prevenzione, capito? Sì, tra l'altro in termini, ti faccio un esempio banale, è capitata una signora che mi ha contattato, sottopeso da sempre, con un passato di malnutrizione. Adesso qual è il problema? Che è un'osteoporosi grave in sarcopenia, quindi anche perdita di massa muscolare per chi non sa cos'è la sarcopenia, e non ha diritto a fisioterapia anche lì, non sono ancora attive le famose palestre AMPA per la salute, quindi vaga in cerca di professionisti. Ha fatto un po' di ginnastica e si è rotta qualsiasi cosa, addirittura le ultime coste con un colpo di tosse, quindi siamo abbastanza avanti, e si è trovata un po' disorientata, no? Come faccio? Ma da chi vado, da chi non vado? Devo fare ginnastica solo in acqua, devo fare ginnastica contro gravità, perché l'endocrinologa gli ha detto: ma in acqua non c'è stabilità articolare, tu comunque sei autonoma,
non sei così grave da fare ginnastica medica in acqua, cerca qualcuno che sappia somministrarti un esercizio idoneo. Ipotizzando che sia io, però gli ho detto: guarda che l'esercizio motorio somministrato a una persona come te non va meglio quando tu fai il gesto meglio, va meglio quando incrementa la variabilità cardiaca e il peso. Certo. Perché finché tu non metti peso, non c'hai quel sovraccarico quotidiano che ti stimola il rimodellamento osseo e muscolare. E in questo caso è andato abbastanza bene, però sai quante volte a quel punto la prevenzione impatta contro i luoghi comuni? No, io non devo ingrassare. Già quello non mi entra più. E lì è un casino. E là... Anche perché le persone continuano a cercare di valutare il peso con la bilancia. Un centimetro cubo di muscolo pesa molto di più di un centimetro cubo di grasso. Quindi è chiaro che uno non scenderà di peso, ma si modella. E quella è la cosa importante da far capire alle persone. Discorso interessante che non ci stancheremo mai di fare finché non si capirà che la prevenzione serve, non vado a fare sport e dormo e mangio frutta e verdura. Vanno viste una serie di cose per identificare che veramente... Ma anche perché poi ogni persona è diversa. Certo. Quindi quello che io do a una persona che ha una certa problematica non lo do a un altro. Certo. Sia in termini di alimentazione ma anche in termini di cosiddetti integratori, perché tante persone purtroppo li devono prendere per rimodellare, risistemare. Ma guarda, loro è venuto anche un biologo nutrizionista, il dottor Ansà, che ha parlato proprio del fatto che ci sono diverse situazioni in cui è essenziale l'utilizzo di integrazione. Certo. Tanti casi in cui no, ma tanti casi in cui sì. Per esempio uno sul quale si dice in continuazione sempre di più che va preso fondamentalmente nelle stagioni invernali per tutta la popolazione che ne è carente, è vitamina D. Sì. Ormai è evidente che siamo tutti carenti e che nei mesi invernali dovremmo... Ma siamo carenti soprattutto perché quando andiamo a prendere il sole ci mettiamo addosso le creme per bloccare, dici? sì, anche quello, perché le creme protettive impediscono ai raggi ultravioletti di penetrare nell'organismo e quindi di produrre la vitamina D. Tant'è che a me i pazienti rimangono sconvolti quando gli dico andate a prendere il sole senza creme, gradualmente, piano piano, per evitare le scottature, ma senza creme. E mi danno retta, devo essere sincera. Questa cosa la approfondirò e prima o poi, se verrà una dermatologa, voglio approfondire. È la prima volta che sento dire il discorso della... addirittura impattante sull'assimilazione della vitamina D. Sì. Quindi in pratica va modulato in modo da non scottarsi, però non utilizzare le creme. No, per me io perlomeno non le utilizzo, non le faccio utilizzare perché c'è questo grosso limite nell'assorbimento della vitamina D. Molto interessante. Tu hai consigli generali, nel senso, noi ovviamente abbiamo tot ascoltatori, no? E dopo tutto questo discorso diranno: sì, ma quali sono quei consigli, quelle avvertenze che effettivamente possono essere considerati sempre giusti, a parte sonno, esercizio fisico? Allora, sicuramente il fatto di bere acqua, che c'è molta gente dice no, non devi bere, oppure ma l'acqua va bevuta. La classica frutta e verdura va sicuramente mangiata. E il discorso è anche riposare in maniera adeguata. E poi, soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi, non utilizzare il tablet dalle 5 alle 6 del pomeriggio in poi. Questo perché le sfrecciate che dà il tablet perché è vero, perché è quello che fa, e agli occhi impedisce la formazione di melatonina, che la melatonina aiuta per il sonno, è comunque un antitumorale e poi aiuta a riposare meglio. E aiuta anche a non essere depressi, perché è la cosa più naturale che noi abbiamo contro la depressione, ma se non la formiamo è chiaro che a quel punto ci troviamo a non avere un grosso supporto da questo punto di vista. Quanto può compensare l'integrazione di melatonina? Compensa parecchio,
Però poi dipende sempre dal discorso dello stile di vita. Non è che uno deve fare il monaco, per carità di Dio, però ci sono alcune cose che servono comunque a migliorare la condizione fisica delle persone. Noi durante la notte, se noi dormiamo adeguatamente, il nostro cervello fa una specie di washout, cioè che passava una specie di onda, che l'hanno proprio fotografata, una specie di onda chiamiamola di acqua, ma non era quello, all'interno del cervello, e che puliva tutte le tossine a livello cerebrale. Ma se non dormi e non hai almeno un paio di sonni REM, questo non avviene. E non avvenendo questo, uno si sveglia stanco, c'ha sempre sonno, sta sempre in una situazione di, come si dice, di mancanza di qualche cosa. E questo può indurre ansia, depressione soprattutto, e tutto quello che irritabilità e tutto quello che poi comporta. Che una persona magari può andare a dormire, ma se non ha un sonno adeguato e non arriva ad avere questi sonni REM, ormai tutti sanno che cos'è il sonno REM, e questo washout a livello cerebrale non avviene. Prendendo il supporto di melatonina, ma una melatonina che sia veramente assorbita completamente, non quelle commerciali così, e a quel punto una parte di questo avviene, ma non è completo se non si fa chiaramente uno stile di vita adeguato. Quindi comunque quando ci si arriva spontaneamente è sempre meglio. Non c'è paragone. Esatto. Anche se ti ripeto, quella melatonina lì che faccio utilizzare io comunque ti dà il supporto necessario e ti dà comunque il sonno necessario. Allacciamoci a un altro discorso, perché stavo pensando quando hai detto questa cosa, e che se questo accade, penso, ma mi sembra abbastanza evidente, che anche le istruzioni che dà il cervello per fare il rimodellamento di tessuti, compartimento molli, matrice extracellulare, soprattutto, non avvengono perché, cerco di fare una spiegazione facilona, perdonami, in pratica noi abbiamo dei tessuti, ma anche l'osso, no? Che hanno un rimodellamento continuo, non è che rimangono lì sani e fermi. Esatto, statici nel tempo. Hanno una fase di intaccamento e distruzione e una successiva fase di ricostruzione e rimodellamento. Quando noi abbiamo questo jet lag psicosociale, dove appunto i ritmi sonno-veglia non sono totalmente efficienti, non c'è questo fenomeno che ci hai spiegato tu, l'infiammazione cronica sale. Da padrone. Perché lì è tanto rilevante il rimodellamento, soprattutto di quello che viene chiamato matrice extracellulare. Qua ti dico una cosa interessante. Devi sapere che ci sono tante cose che riguardano la matrice extracellulare e l'esercizio fisico. Perché? Perché la matrice extracellulare principalmente sono tessuti connettivi, tendini, legamentosi e fasciali. La parte quella diciamo più solida, quindi non l'acqua extracellulare. No, certo. La matrice... c'è sempre acqua anche lì, eh? Sì, certo, però la matrice connettiva è molto influenzata dal movimento. Infatti, che cosa succede? Che quando c'è un movimento, comunque c'è una specie di rimodellamento forzato. Quando poi il movimento si interrompe e c'è il recupero, possono succedere due cose: che la parte connettiva fasciale, tendina e legamentosa viene effettivamente ripulita e ha delle stimolazioni di miglioramento, accrescimento, maggiore elasticità, eccetera. Ma in tanti sportivi accade anche il deposito. Questo ti spiega perché chi fa tanta attività sportiva, soprattutto superati i 20, 25, 30 anni, se poi si ferma 2, 3, 4 giorni, insorgono i dolori. Certo. Insorgono i dolori perché a quel punto la matrice, tutto il tessuto connettivo, diventa deposito di cataboliti, quindi di tutte le sostanze di scarto dallo sforzo muscolare. E l'unico modo che hanno queste persone per tornare a una condizione di non dolore è rimuovere il muscolo, in modo che si rimuove il tessuto connettivo e c'è un momentaneo drenaggio. Chiamiamolo drenaggio. È interessante questa cosa, perché poi quando parli con questi soggetti è come se loro avessero questa verità assoluta che non possono fermarsi troppo per recuperare. Sì. E là fargli capire che lo stimolo stressogeno di sforzo fisico supera di 100 volte la capacità di recupero e in realtà il loro esercizio non gli sta dando nessun beneficio, sì.
È tosta, perché poi che succede? Avendo tanta infiammazione cronica, i volumi muscolari rimangono tramite i depositi di acqua in ritenzione. Certo, e Ma quindi rimangono anche visivamente tonici, perché il muscolo può crescere anche per accumuli di acqua tra le miofibrille, quindi la famosa ipertrofia sarcolasmatica, che può essere un dato visivo che ci inganna sulla la salute e sulla performance. Molto spesso è così, molto spesso. sì. Ma io ho tante persone che conosco che palestra tutti i giorni, e quindi quelle si infiammano in una maniera impressionante. Sì, perché allora l'attività fisica spesso viene scelta come strumento chiamato di coping, no? Per strumento per compensare il carico di stress. Sì. Quindi se ci pensi diventa un ulteriore input stressogeno per cercare di sfogare. E cosa dico io ogni tanto? È sicuramente meglio di 4 pacchetti di sigarette o Certo. delle 2 bottiglie di vino, però non va frainteso come strumento di prevenzione e di salute in quel caso. In quel caso proprio no, assolutamente. Che serve tanta roba nell'esercizio motorio. Tra l'altro non faccio nomi, però c'è una tua paziente che tu me l'hai mandata dopo un tumore al rene col busto, non pochi anche luoghi comuni sul cibo, sull'essere magra, sull'essere eccetera eccetera, che adesso fa degli esercizi importanti, veramente notevoli, e avevo fatto anche qualche filmato, qualcosa, e un mio collega di quella famiglia un po' più, no, devi spingere, devi sforzarti eccetera, mi diceva, ma questo cioè, non riusciva a giustificarsi il miglioramento. Dice, come fa questa cosa a sviluppare massa muscolare e poi togliergli il busto e fargli fare 100 metri per andare a fare la spesa? Sì, succede. Succede perché se viene fatto un esercizio fisico adeguato per quel muscolo, per quella paziente, per quelle ossa che possono avere solo quel tipo di carico, è chiaro che poi ci arrivi a fare tutto questo. C'è tanta sovrapposizione tra lo sport intenso e l'esercizio per la salute, e tra l'altro questo crea confusione anche nell'altro senso, cioè che quando una persona effettivamente ha bisogno dello stimolo intenso, allora si trova spaesata. Ma come? Ma tu ci dici sempre che... Ma io non ho mai detto che l'intensità non va bene. No, però uno ci deve arrivare gradatamente, non è che lo può fare. Che pasticcio. Tra l'altro ultimamente è uscita un'altra pubblicazione carina sull'utilizzare l'esercizio fisico come input stressogeno per poi essere più resiliente, sto termine ci piace tanto, per essere più adattabile agli stressor conseguenti. Quindi se hai un'attività fisica, lo studio era in inglese, diceva challenging, una physical challenge, metterla la mattina. Sì, è vero. Che è un problema per noi perché non abbiamo i ritmi anglosassoni. Allora, guarda, è un problema. È anche vero che anche questa va contestualizzata, perché questa informazione a volte è stata detta assoluta e viene il ragazzotto di 35-40 anni che sta allenando e dice: ma io mi alleno alle 9 di sera, non c'ho nessun problema. Sì, ci può stare, soprattutto per il tuo tipo di allenamento eccetera, ma una persona che deve ricevere appunto un'attività intensa challenging, cioè che la mette alla prova, è comunque molto meglio metterla nelle prime ore della giornata e dare spazio a tutte gli stimoli di accrescimento, miglioramento e recupero nell'altra giornata, e non incaricarle in una ora e mezza, spazio, 2 ore, certo. Scarichi e vai a dormire. Non c'hai 12 anni, non è che c'hai l'interruttore che hai accesso a tutta al 200% delle tue capacità di recupero. Sì, è vero. Nell'immediato. Com'è secondo te il futuro della prevenzione e della medicina? Spero che sempre più medici possano comprendere, medici, preparatori atletici possano comprendere questo concetto, perché non è facile veramente farlo passare. Perché quando si parla di prevenzione tutti pensano mammografia, analisi del sangue, colonscopia, eccetera. E continuano ancora ad avere questo equivoco fra prevenzione e diagnosi precoce. E quando si parli di prevenzione brancolano nel buio, dicono: ma che faccio? Mangio bene,
faccio questo, faccio quell'altro, poi quando vengono a fare i test, un disastro su tutti i fronti purtroppo. E quindi Sì, capita pure col movimento. Gente allenatissima, non si riesce a mettere una scarpa in equilibrio su una gamba, per dire. capito? Uno tra i tanti. O la presa, gente fortissima sui muscoli centrali hanno all'hand grip la presa scarsissima, o i piedi scarsissimi, quindi vuol dire che la vascolarizzazione dei muscoli periferici mediamente è scarsa. Esatto. Quindi, e quindi non va bene. Non stai Perché facendo vuol dire- prevenzione. E hai aneddoti in ambito oncologico dei benefici che hai avuto iniziando a fare una prevenzione più oculata e sofisticata? In ambito oncologico dici? Ma aneddoti sinceramente no, perché i pazienti, ripeto, le persone non è facile farli approcciare a questo discorso della prevenzione. Però il problema è che quando poi gli spieghi qual è il motivo per cui devono fare un certo percorso, devono fare una certa cosa, cominciano a capire che forse la situazione non è poi così, diciamo così, lontana da quello che realmente dovrebbero approcciare. E quindi non come prevenzione. Quindi c'è difficoltà anche da parte Sì. dei pazienti. Ma c'è difficoltà per questo discorso che ti dicevo io, perché c'è questa grossa confusione. Quindi, allora, la colpa di questa scarsa ricettività dei pazienti la diamo anche alla divulgazione degli altri specialisti? O è solo io non è- resistenza personale? No, non è soltanto l'esistenza personale, più che degli altri specialisti, io do la colpa a un discorso di divulgazione che non viene fatta in maniera corretta. Non sempre la divulgazione è fatta dagli specialisti. Spesso e volentieri viene fatta dai giornali, viene fatta da giornalisti che non sanno di che cosa stiamo parlando, i social, capito? Questo è un po' il problema. Sì, il social è un fondamentale. delirio su un sacco di cose sul quale noi chiacchieriamo, che sono molto utili e belle, ma vanno contestualizzate sui soggetti. È un attimo che diventa biohacking e strumenti magici per migliorare la tua vita e perdono credibilità in 10 In giorni. 10 secondi. Esposizione a freddo. Sì, sì. Niente, ormai qualsiasi persona con cui ne parli dice sì, lo so, perché vedono quello che gli fa il video da Dubai col macchinone che gli dice che devono fare 3 minuti di doccia fredda. Quindi che succede? Che ogni volta che poi parli di esposizione a freddo la gente ti dice sì, ho capito, sì, migliorerà tutto, sarò sanito. Perché? Perché è mancata di tutta una serie di contestualizzazioni che ti fanno capire che quel concetto È stato svilito alla fine. sta svilito a un livello agghiacciante. Perché non è solo i 3 minuti, dopo i 3 minuti che fai dopo? No, ma non solo, ma magari a te fanno bene 4 secondi. Esatto. O magari non ti fa proprio bene. Esatto, dipende un pochino dalle varie situazioni. Va contestualizzato. Questo il paziente va studiato e Io- va valutato per quello che è. Per esempio lavoro spesso con persone che hanno o hanno avuto disturbo del comportamento alimentare, no? E tutta una serie di consigli nutrizionali che hanno il loro senso, a volte vanno addirittura negati perché quella persona ha un coraggio al cibo che è ammalante. Sì. Non so se mi spiego. Cioè, se quell'atteggiamento psicologico è grossa parte della tua cattiva prevenzione per quantità di stress, disagio, abbassamento della qualità della vita psicosociale, relazioni, eccetera, eccetera, io me ne frego che l'OMS ti dice 150 minuti di esercizio fisico. Certo. Ti porto a fare quello che ti piace, quello che tu puoi assimilare come tuo, ma anche in ambito di nutrizione. Cioè si trova una formula non che sia quella più giusta, ma quella che tu approcci, quella che tu sei disposta ad accettare. Esatto. E non è una cosa da poco. Ma per questo i pazienti mi mando a te, non a qualcun altro. Mamma Perché mia, comunque sì. la pensiamo allo stesso identico modo, con sfaccettature diverse. Vedi, questa è la complementarietà della collaborazione alla fine. Sì, no, c'è bisogno di tanta contestualizzazione, che è quello che cerco di fare così, perché in un Certo. reel di 1 minuto come fai a contestualizzare? No, assolutamente, non ce la fai. Su TikTok, ma che vuoi Ma contestualizzare? sta scherzando, infatti io non ce l'ho neanche scaricato, quindi figurati. Tra l'altro, mo che mi ci fai pensare, effettivamente, giustamente, vedo poco di oncologia sui social.
vedo ogni tanto qualcosa di sensazionalista. Esatto, quello sì. Però per fortuna non si vede tanto. No, perché tanto il paziente oncologico ha le sue problematiche, quindi è difficile che... Ti faccio una domanda super scottante. Dimmi. Mi sembra che ancora non ci sia capito tanto sul rapporto nutrizione nel paziente oncologico, non nella prevenzione. La cosa che mi sembra, questo me lo dirai tu, che sta prendendo più piede è il fatto che meno si nutre meglio è. Tu come la pensi? Assolutamente non la penso così, perché all'organismo tu gli devi dare tutto ciò di cui è necessario, primo, per poter combattere e contrastare questa patologia. E poi la cosa fondamentale è che l'alimentazione deve essere sia un'alimentazione a basso indice glicemico, poi qui si apre un mondo. Pure là va perché... contestualizzato. Esatto. Sul discorso degli zuccheri immagino che il fatto di avere... Allora, noi sappiamo che i principali magazzini degli zuccheri sono il muscolo e il fegato. Quindi lo zucchero che poi arriva a contribuire a una proliferazione tumorale è perché in quei soggetti non riesce a essere immagazzinato nel muscolo e nel fegato. Sì. Quindi sarcopenia. Sarcopenia, chiaramente, in più soggetti che mangiano male, perché comunque nessuno insegna a queste persone a mangiare in un certo modo. I crackers, le fette biscottate, cibo secco, mamma mia. tutta sta roba qui che comunque ha un indice glicemico alto alla fine. Dice il crackers è salato, no, non è vero. Sì, è salato, Il è secco. È secco e poi comunque ha questa problematica, essendo un cereale, non ha la modulazione poi fra l'altro per come viene trattato e tutto quanto, non ha la modulazione dello zucchero, insomma. Ci tengo a dire che parliamo sempre in un certo contesto, perché non voglio che qualcuno a casa dice no, se ti mangi i cracker viene il tumore. No, assolutamente no. Allora, non bisogna mai prendere le cose in maniera assoluta, assolutamente no. Anche perché, come dicevamo prima, ogni organismo reagisce a modo suo, ogni organismo processa i cibi e le bevande in modo diverso rispetto a un altro. È per questo che va fatto uno studio diciamo preventivo, predittivo di quell'organismo prima di iniziare tutto il percorso. Ma anche il dottor Anza, che c'è stato in 2 episodi, parlava di sindromi di intestino con eccessiva permeabilità. Sì, e con rash cutanei, e lui diceva che si fanno delle terapie nutrizionali che ovviamente in quei contesti terapeutici funzionano, ma non si può tirare fuori da una terapia nutrizionale per un oncologo, per un oncologico o per una persona che ha quelle sindromi lì un consiglio, dice allora guarda che devi mangiare questo, così e così. Purtroppo tutto viene preso come assoluto e vengono fuori le chiacchiere da salotto illuminanti che però, per esempio, l'indice glicemico, ma una persona che è in sarcopenia, che magari ha 9 kg di tessuto muscolare, ma fondamentalmente qualsiasi carboidrato mangia mi fa male, perché non c'è nessuno, non glielo puoi neanche togliere completamente. No, esatto, però quello che voglio dire, cioè stanno contesti, perché infatti poi nelle persone che sono più muscolate, che hanno più attività motoria, non si scende mai e poi mai, dico, anche lì non è assoluto, però nella stragrande maggioranza dei casi è sciocco scendere sotto il 50%, perché c'è deposito. Cioè il corpo è efficiente, c'ha quest'organo, l'organo della longevità, come cominciamo a chiamare, no? Che è questo muscolo, e quindi ti puoi permettere tante cose, e a quel punto bisogna saper scindere appunto tra cosa è terapia nutrizionale e cosa è consiglio alimentare per la popolazione. Ma io non sono d'accordo al discorso del consiglio alimentare per la popolazione. Dici non va proprio dato? Secondo me no. Interessante. Se no ritorniamo a quello che ti dicevo prima, che alla fine la medicina è stata ridotta al quiz. Ti faccio la domanda e mi devi rispondere, ma non è così. Perché, mi piace come dici questa tu, cosa. Va comunque contestualizzata quella persona, quella situazione, quel problema. E quindi non è che puoi dare a livello a spanne, puoi dire solo le cose generali. Acqua, frutta e verdure. Poi come tu le devi modulare nel tuo organismo, come tu le devi assumere e quando le devi assumere, questo va visto tra persona e persona. Dice, così diventa complicato. Sì, lo è però, come un esercizio. Esatto, sì, però poi alla fine... Mi è capitato di
far vedere le indicazioni quando ero un pochino più sciocco, no? Dice guarda, lo dice l'OMS. E ci stanno le persone e ti rispondono anche in delle maniere divertenti, no? Se, eccole un altro, secondo te capita che faccio io, mo mi metto a fare sta roba, perché per alcune persone è una cosa che dici, ah, tu sei scemo. Mi ricordo una frase che mi ha fatto ammazzare dalle risate: ecco un altro che vuole morire sano. Ma al classico romanaccio che ti risponde così, certo, tu gli devi dare una risposta adeguata, o perlomeno gli devi dire dici guarda Elisabetta, ti piace camminare? Ok, quando cammini che bel lavoro, mi fai una scalinata in più? Bah, vabbè, però mo posso bere il bicchiere di vino. Cioè, sì, diventa una cosa goliardica dove tu cerchi la compliance per portare la persona a fare un qualcosa. E poi pure lì, quanto mi incacchio, che poi magari se quella cosa che hanno iniziato a fare vanno da uno specialista e quello gli dice guarda, lo sai che mi sto a fare 2 pedalate da mezz'ora a settimana, mi sono messo l'obiettivo di andare la domenica fuori ai castelli a camminare un po' con mia moglie e mo sto cercando di farmi piacere qualche attività sportiva, però più di mezz'ora non faccio. E lo specialista gli dice capirai, non ci fai niente con questa roba, ma io ci ho lavorato un anno per fargli fare queste cose. primo, e secondo, se lui non ha i muscoli adeguati, Ah vabbè, sì. stiamo sempre lì il problema, no? Non puoi fare un'ora di ginnastica se non hai la muscolatura adeguata che ti supporta. Sì, Alla sì, fine ma dei io parlavo proprio di strappi, approccio sì, sì, no, psicologico. no, è proprio, sì, ma anche lo stesso specialista, o questo che dici tu, che dà un consiglio del genere, ma ha visto com'è la persona, è lì il problema, perché se tu non guardi, non vedi e non valuti la persona, chiaramente dai dei consigli che possono solo che essere dannosi. Hai qualcosa da aggiungere? C'è un qualcosa al quale tu tieni da dire, da divulgare? Sì, che sono i sani che devono fare la prevenzione. Questa è la cosa fondamentale secondo me, perché una persona che già ha una patologia bisogna cominciare ad andare a ritroso per scardinare quella patologia. E lì non è prevenzione, ma è terapia e cura. Invece le persone che non hanno apparentemente dei sintomi, che non hanno nulla, sono quelle che secondo me devono essere quelle che devono fare tutto questo percorso per impedire di arrivare ad avere la patologia. Ci sono dei segnali sottovalutati che tu riscontri? Ma segnali, non ti posso fare l'esempio di qualche segnale, ti posso soltanto dire che queste persone che dicono di stare bene hanno però tanti piccoli, come si dice, fastidi. E già quando comincia il fastidio, quando comincia un qualche cosa che non è supportato da una patologia in atto, non è supportato da un qualcosa di organico, vuol dire che lì l'organismo comincia a mandare segnali strani, i cosiddetti MUS, no? I cosiddetti sintomi vaghi ed aspecifici, che però non è patologia. Il medico dice sì, vabbè, sei stressato, oppure come dicevano una volta, stai somatizzando, stai facendo questo, che ne so, un mal di stomaco, che non hai ulcera, non hai l'HP nello stomaco, cioè l'Helicobacter nello stomaco, non hai questo, non hai quell'altro, però continua a avere fastidio allo stomaco. Lì c'è qualcosa che va indagato più a fondo, ma non perché è già patologia, ma perché il tuo organismo ti sta dicendo cominciano determinate cose ad alterarsi e quindi dobbiamo tornare indietro. Secondo te, tu sei una di quegli specialisti in oncologia che pensano che c'è molto legame psicologico e emotivo con la comparsa di tumori, o sei della famiglia che è più casuale la cosa? No, non è casuale. Il discorso è che sicuramente c'è una componente psicologica. E ti ritorno a citare l'articolo di prima, che loro l'hanno preso con lo stress, che hanno visto che lo stress può portare a slatentizzare questo gene che poi promuove la formazione del tumore. Ma stress può essere ansia, può essere depressione, può essere paura, possono essere tante cose. E sicuramente un paziente che viene con un approccio mentale, fra virgolette, positivo, e che vuole comunque capire che cosa gli è successo e come può superarlo, supera meglio il problema di uno che invece sta lì e lo subisce e basta. E io dico sempre che il tumore è qui che si combatte, non è solo fisicamente, perché la mente può veramente fare tutto.
Non mi voglio accostare con questo ai discorsi di Hammer e quant'altro perché non mi piacciono, non c'è una valenza scientifica nonostante tanta gente dicano di sì, però veramente la parte mentale la fa da padrone. Le persone che riescono a superare il tumore ti mette di fronte a una situazione che tu, se la vuoi superare, devi cambiare vita. Perché tutto quello che hai fatto fino a quel momento ti ha portato ad avere la patologia. Quindi vuol dire che tutto quello che hai fatto non va bene per te. Non si tratta di giusto o sbagliato, non va bene per te. E quindi devi cambiare. Se non cambi e non fai questo salto, la patologia continua andando avanti da sola. Puoi fare di tutto e di più. Quindi Questo è quello che io ho riscontrato in tanti pazienti. Questo sì. Anche giovani? Anche giovani. Perché non è detto che il giovane sia motivato a superare il problema. Una psicoterapeuta con cui ho lavorato diceva hanno anche più forza per mantenere la baracca in piedi, no? Sì, è vero, però dipende sempre da come stanno psicologicamente. Sì, no, lo diceva in senso negativo. Cioè hai più forza di mantenere su la tua tesi e non mettere in dubbio che ci stanno cose da vedere sotto un altro punto di vista. C'è un bel libro della dottoressa Panigatti che ai sintomi parlano. Non so se non gli voglio fare pubblicità, chiaramente, però su questo libro viene spiegato ogni patologia può avere un suo retroscena psicologico. E devo dire che tante cose sono veritiere su quel libro. Sì, che poi sono informazioni che comunque ti danno più osservazione clinica. Alcune persone odiano questo tipo di libro, di sunto, di ipotesi, perché non riescono a prenderla per quello che è. Cioè, magari non ci sta chissà che validazione scientifica, ma vedi se puoi avere maggiore abilità di collegare i puntini in quello che vedi. Cioè nessuno ti dice di prendere quel testo e curarci la gente. No, quello non è per curare, per carità. Però guarda che non è banale sta cosa. Ci sta qualcuno che ha detto sì, vabbè, mo un libro che... Attenzione, perché magari allora, però ti fa riflettere. Fratelli Pivetta, libri sulla ginnastica posturale. La postura, soprattutto del bambino, ha un grosso impatto psicologico. Cioè deriva da un grosso impatto psicologico. Sì, qua, là, eccetera. Domanda, giri il foglio, domanda: hai mai visto un bambino non timido con le spalle chiuse? Hai mai visto un bambino timido, insicuro, camminare così? Tu dici cacchio, cioè per quanto gli puoi dare contro, è vero. Perché è un'osservazione. Cioè, hai mai visto una persona che non abbia la ruga fissa e il morso inverso, che non sia tendente alla irascibilità? Lì qual è il discorso? Io non è che prendo quel libro e faccio copia e incolla su tutte quelle tensioni muscolari, perché vanno ipercontestualizzate, però è un dato interessante. Sì, perché comunque questi dati vengono fuori dall'osservazione e quindi proprio dalla pura osservazione empirica di quello che succede alle persone. Che non è poco. Perché se tu hai la capacità di osservare, allora tiri fuori questi concetti, se no, è quello il problema. Voglio dire una cosa in relazione a quello che hai detto sullo stress, ansia, paura, agitazione, perché tu sai bene, e io l'ho scoperto sicuramente più tardi di te, che stress non vuol dire agitazione, paura, ansia, ma può voler dire anche scarsa capacità di rilassamento. Sì. Cioè, io ho capito che lo stress, la condizione di stress cronico è un fenomeno per il quale tu non riesci ad agitarti in maniera funzionale e contrastare le sfide stressogene, altrettanto quanto non riesci a rilassarti e recuperare. Ma non puoi, perché hai comunque una produzione di cortisolo e uno stimolo continuo che non te lo permette. O di dominanza ortosimpatica, perché il cortisolo qua per far capire sì, perché no, per il discorso secrezioni rilevanti, non rilevanti. Però perché voglio dire questa cosa? Ci sono persone
che hanno una tipologia di stress conservativo. I classici super apatici tendono ad ingrassare, non reagiscono mai, sono super diplomatici, non si arrabbiano mai, non si agitano mai, non danno mai ascolto alle loro emozioni, perché e viene spesso mascherata come grande capacità di adattamento. Non è così, perché quando tu non sei stressato, l'emozione la senti, ti irrita e sei irritabile, non è che riesci lì a fare sempre il vago. Esatto. Quindi anche quel tipo di condizione là, attenzione. Ti faccio l'ultima domanda. La direzione che sta prendendo la medicina e magari anche il sistema sanitario nazionale è giusta? No, chiaramente no. Questo non C'è da fare. c'è da fare e c'è ancora molto da, anche perché purtroppo ormai diciamo che a me sembra che siamo quasi ritornati ai primi del Novecento, dell'Ottocento, sulla medicina meccanicistica proprio, che Che vuol dire? vuol dire che non si guarda più l'individuo per quello che è, ma a 360 gradi appunto come fa l'apnei, ma si guarda l'individuo in maniera molto settoriale e molto, fra virgolette, consumistica, nel senso che tu hai un problema, se hai questo problema devi fare queste indagini, ma lo vuoi visitare? Vuoi vedere quali sono le emozioni di questa persona? Vuoi capire cosa l'ha portato a questo e cosa è successo? Le mie visite purtroppo sono lunghissime, durano anche 2 ore, 2 ore e mezzo, perché oltre ai test, e poi c'è anche tutto il discorso che al paziente devi spiegare le cose, devi capire se quello va bene, non va bene, cosa che oggi purtroppo non è così. Negli ospedali, in queste grandi strutture delle multinazionali, un quarto d'ora, 20 minuti gli danno. Sono arrivate dei colleghi a studio da me che si stupivano quando noi gli dicevamo prenditi il tuo tempo col paziente. Ah no, tu non vuoi che in un quarto d'ora faccio tutto? Ma come fai a fare tutto in un quarto d'ora? Cioè, E poi il paziente quel quarto d'ora l'ha aspettato 7 mesi. fra l'altro, capito? E quindi non... Che poi pensa che circolo vizioso, perché dovremmo fare l'approccio integrato, ma che succede? Certo. Ancora viene visto un po' come una cosa quasi un po' impalpabile, a volte poco scientifica, sbagliando. Allora che succede? Mi aggancio a cose più tradizionali che sono segmentate, poi magari rimango deluso, diffido Sì. e quindi non si finisce più. No, Cioè, perché poi arrivano pazienti completamente disorientati. certo, perché hanno provate tutte. Hanno provate tutte, ma non sanno realmente, a parte cosa aspettarsi, e poi non sanno proprio da dove iniziare a risolvere i loro problemi. La cosa che fa capire che stiamo andando verso un contesto che è molto, molto iper specializzato e non guarda la persona nell'insieme, è che è sparita la figura del medico, Di base. no? Della medicina interna, del medico interno. Una volta c'era la cosiddetta specializzazione, che il medico interno era quello che comunque riusciva ad avere e a conoscere tutto l'organismo e poi indirizzava dai vari specialisti se necessario. Non c'è più sta figura. Cioè non esiste più la specialistica? No, di medicina interna, se c'è, è ridotta proprio a cose in ospedale, medicina interna c'è, ma non è così sviluppata come si faceva una volta. Io comunque ci tengo a dire che ho conosciuto anche altri professionisti che sono stati in cura da te per le loro patologie e ti parlano di te proprio come salvatrice. Addirittura. Sì, ce n'ho 2 mi sono venuti in mente proprio che mi hanno proprio detto a me mi ha salvato la vita. Quindi e noi gli diciamo che se la sono salvati anche da soli. Sicuramente se la sono salvati da sola perché comunque hanno fatto quello che gli è stato detto e hanno comunque cercato anche gli altri percorsi, no? Poi sono venuti da te e hanno fatto altre cose, non è che si sono fermati a me in effetti. Sì, vabbè, sono venuti da me nel post, l'ostacolo già era stato scavalcato, a volte sai i soliti 5 anni di mantenimento, però il peggio se lo so visti con te, io non c'entravo niente. Vabbè. Grazie. Grazie a te. Potrei reinvitarti. Io ti ringrazio, va bene, io intanto ti aspetto a studio da me, così perlomeno vediamo di fare qualcosa anche lì. Altri Ok. guai.
mi aspettano altri impegni importanti. quelli sicuro, aspettateli perché No, io non allora, ho personcine facili io. da una parte ti faccio ridere perché dico, oddio, un bel impegno, però è pure vero che ti permettono una crescita importante queste situazioni qua. Beh, sì. Perché, voglio dire, sicuramente la persona media che viene in palestra e ti chiede un po' di ginnastica così, anche lì c'è bisogno di attenzione, contesto, sensibilità, competenze, eccetera, però non ti permette una crescita che ti permette magari una persona. Che ha questa patologia. Sì. Quello è Grazie. vero. Grazie a te e ci sentiamo a più presto. Pesa le parole Bene. e mi raccomando, speriamo che vi abbiamo dato altri strumenti per orientarvi al meglio. Pesate le parole. Vi ricordo che il podcast, per chi si trova scomodo su YouTube a vederlo in video, c'è anche su Spotify, Apple Podcast, Amazon, Audible, eccetera, eccetera. Alla prossima! Alla prossima a tutti quanti.